Ciao a tutti e benvenuti e ben ritrovati nella cucina di casa mia. Oggi andiamo a fare una ricetta semplice ma allo stesso tempo delicata per ottenere il risultato perfetto. La ricetta del risotto allo zafferano come lo faccio io. Basta con le parole e trasferiamoci ai fornelli. Eccoci qua, partiamo come al solito dagli ingredienti. Olio extravergine di oliva, riso carnaroli, zafferano, burro, parmigiano grattugiato e brodo di carne. Qua sopra trovi il video di come realizzare un perfetto brodo di carne di manzo. Metti un filo d'olio nella padella preriscaldata. Accendi il fuoco anche nella padella del brodo. Mi raccomando, per fare un buon risotto il brodo deve essere sempre ben caldo per non abbassare la temperatura dei chicchi di riso. A olio caldo versa il riso e inizia a tostarlo. Non metto cipolla e nemmeno la sfumatura di vino bianco perché preferisco un risotto fatto in purezza e non con il retrogusto acidulo che rilasciano questi due ingredienti. Gira il riso per ottenere una tostatura uniforme, poi versa il brodo fino a coprire. Gira bene per evitare i primi grumi e versa lo zafferano e ancora un po' di brodo. Gira e abbassa la fiamma quel tanto che basta per farlo cuocere a temperatura moderata, ma mantenere il bollore. Aggiungi un po' di sale e brodo di tanto in tanto se necessario. A cottura terminata togli dal fuoco, aggiungi il burro a tocchetti, mescola, incorpora il parmigiano grattugiato, mescola ancora. Questa è una delle fasi più importanti per ottenere un risotto perfetto, mescolando molto forte per fare sciogliere bene il burro e per far sciogliere bene anche il parmigiano. Questo consente a fare legare bene tutti e quanti gli ingredienti, poi lasciando il cucchiaio e prendendo con le mani i manici della padella, emulsiona ad onda per circa un minuto per formare la delicata cremina. Assaggia, aggiusta di sale e lascialo riposare per 2 minuti coperto. Il risotto va servito nel piatto piano, versa, poi devi dargli dei colpettini alla base del piatto per distribuirlo uniformemente, pronto per essere gustato. In uno dei prossimi video ti svelerò con quale piatto principale lo preferisco, quindi ti consiglio di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto, attivando la campanellina per non perdertelo. Se hai qualche domanda, dubbio o riflessione da fare, puoi farlo benissimo nei commenti qua sotto e sarò ben felice di risponderti. Se mi vuoi fare un regalo, pollice in su e condividi con tutti quanti i tuoi amici, e ti ricordo anche che mi puoi trovare nella pagina Instagram Argento Chef. Ci si vede settimana prossima con un nuovo video. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!